Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche disponibili per la crescita spirituale del secondo semestre del 2026. Abbiamo la carta del Papa, amici del Capricorno. Può essere un periodo di maestria dove probabilmente potreste, guardate anche nel taglio mazzo c'era il Papa, dove potreste magari incontrare qualche maestro spirituale, qualche guida, oppure potreste intraprendere un percorso per la vostra maestria. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente, e per chi volesse contattarmi per una consulenza personalizzata mi può scrivere una mail, oppure sotto nella descrizione del video trovate anche il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, e in più trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, al seminario di approfondimento del 27 di giugno e al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene, partiamo con un re di coppe. Abbiamo un 7 di coppe, un asso di spade, un 2 di bastoni, un 7 di spade, un 2 di pentacoli e un fante di bastoni. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante del periodo. In un secondo momento andiamo a vedere una scansione temporale degli eventi, cioè di quello che vi dirò qua, andiamo a vedere quando succederà. Partiamo da questo re di coppe. Dieci di spade. E la stella. Allora, per qualcuno può essere un tema con l'archetipo del padre, perché qui abbiamo sia il Papa che il Re di Coppe, e tra l'altro anche il Re di Coppe è la carta del terapeuta, eh. Cioè, io ho come la sensazione che qualcuno debba puntare un po' più in alto, sia per quello che riguarda la propria formazione personale, sia per quello che riguarda, guardate, vi dico, Papa e Stella, la notorietà. Io non so adesso di che cosa vi occupiate o se abbiate bisogno di dirigere magari un gruppo, se siete padri o madri anche di famiglia. Vi ricordo che sono archetipi di comportamento, non determinano il sesso della persona che vive questo archetipo, ok? Andiamo a vedere sette di coppe, perché è come se ci fossero delle possibilità che si possono aprire, o se voi doveste iniziare a appunto puntare più in alto e quindi a crearvi nuovi obiettivi, a creare nuove strade. Abbiamo un 8 di bastoni e un 7 di bastoni. C'è qualcosa che state valutando in questo semestre? Io ho la sensazione con questo 8 di bastoni al contrario che non... Allora, o qualcuno non sa qualcosa, per cui è come se non si potessero valutare in modo corretto queste sette coppe che si aprono,
e anzi, con questo 7 di bastoni devo dire che qualcuno potrebbe vedere come utopici, come troppo elevati certi obiettivi, però in realtà con questo 8 di bastoni sento che è come se vi mancassero delle informazioni. Andiamo a vedere l'asso di spade, perché è una verità che arriva, che viene a galla, un qualche cosa di cui si prende consapevolezza. Imperatore e forza. È un inizio determinato, secondo me, eh? C'è come un qualche tipo di certezza che definirete in questo periodo. Vi dico, con la carta della forza ho come la sensazione che abbiate proprio bisogno di andare dritti per il vostro obiettivo, eh. Ci vuole coraggio, probabilmente. Può anche essere che con questo asso di spade qualcuno faccia come una confessione, come quest'idea, o finalmente riusciate a dire di nuovo l'archetipo del padre, tra l'altro, che riusciate a dire quello che magari con questo 8 di bastoni non si riusciva a dire. Può esserci un'apertura mentale anche, una comunicazione con questo archetipo, che per qualcuno non è detto che sia il padre, eh. Può essere un maestro, il capo, per esempio, o anche il partner o la partner. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Temperanza. Qua, guardate come si sono fermate. Se io faccio così, casca, perfetto. E regina di bastoni. È come se vi fosse chiara ad un certo punto questa stella, questo nuovo obiettivo, quello che dovete fare, gli sforzi che dovete fare per raggiungere questo obiettivo, ma c'è come qualcosa qui che non vi fa sentire pronti. Io sento. È come se non vi sentiste ancora abbastanza maturi, guariti, sani, forti per intraprendere questo nuovo inizio. Andiamo a vedere il 7 di spade. Vediamo qual è la bugia che vi state raccontando. 10 di pentacoli. E mago. Dunque, ragazzi, allora ci sono varie letture volendo di queste carte. Voi adesso non mi vedete, ma io ho preso distanza dalla lettura, mi sono appoggiata allo schienale della sedia perché, scusate, perché effettivamente vedendo il 10 di pentacoli e quel papa ci può essere qualche tema con una relazione di coppia, un matrimonio o una convivenza qui. Quindi per qualcuno è come il trovare un nuovo equilibrio, trovare una nuova verità, trovare ehm, nuovi interessi potrebbe anche essere all'interno di questa situazione o di questa relazione. Non vi nego che con i 10 di pentacoli si potrebbe anche trattare di una situazione lavorativa dove magari voi rivestite un ruolo, state ambendo ad un determinato ruolo, però con questo 7 di spade e il mago io ho la sensazione che mi viene da dirvi, fate attenzione a non forzare la mano, perché sa tanto di manipolazione. Siccome sono le vostre carte, potreste come tendere ad avere questi atteggiamenti non consapevolmente, diciamo. Sappiate che tutti manipoliamo, chi più chi meno, chi consciamente e chi inconsciamente, però come l'idea che possa essere una tattica di sopravvivenza per voi, perché prima abbiamo la regina di bastoni. Quindi la regina di bastoni io la chiamo Sant'Arrangiati perché fa tutto da sola, perché ha imparato ad arrangiarsi, perché ha imparato a non contare sul suo re. E qui c'è un tema con l'archetipo maschile da elaborare. Potrebbero esserci delle aspettative anche,
in relazione all'uomo o al ruolo di uomo o al proprio padre interno, perché tutti noi abbiamo una parte maschile e una parte femminile all'interno di noi. In questo caso l'archetipo maschile è come l'imperatore, colui che guida, che dà le regole, che struttura, che ordina. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Papa e 4 di pentacoli. Sento come una sorta di distacco qui, o dall'archetipo, come vi dicevo, del Papa, o da qualche tipo di accordo, associazione, compromesso. Allora, il Papa, quando è al contrario, ragazzi, può parlare di separazione. Potrebbe essere una separazione dei beni. C'è qualche tema con la suddivisione di qualche cosa di concreto nel prossimo periodo e qui mi viene da dire fate attenzione a come gestite le cose visto che avete un 7 di bastoni. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Regina di spade e mondo. Sento che taglierete un po' la testa al toro. Con questa regina di spade sarete di polso, non ammetterete clausole aggiuntive, cioè un po' come se qui diceste si fa come dico io e basta. Qui potreste cercare di convincere un gruppo, una persona, qualcuno, però alla fine sento che le cose saranno chiare per voi, non avrete tanti dubbi e vi staccherete, secondo me, anche perché qui c'è il mondo alla fine, ragazzi, c'è la fine di un ciclo, un compimento. Io credo che potreste essere guidati o potreste guidarvi in questo semestre in quello che è la chiusura di un ciclo precedente. Essendoci il Papa, vi dico, e anche il 10 di Pentacoli, che potrebbe essere proprio, non lo so, un qualche tipo di situazione che ormai è esaurita. Può essere un lavoro, può essere un'amicizia, può essere una relazione con un padre o con un archetipo maschile, per esempio, o un archetipo, cioè una donna che ha una forte energia yang anche. Difatti le due regine che ci sono di bastoni e di spade. Bene, andiamo a vedere mese per mese come si sviluppano le energie. Intanto io vi comunico che questa è una di 4 letture che andrò a fare per il secondo semestre del 2026. Una è già online, quella generale, e poi oltre a questa ce ne saranno altre 2, una sull'amore e una sul lavoro. Allora, partiamo con un 8 di bastoni, un 6 di spade, un asso di bastoni, 4 di pentacoli, fante di coppe e 2 di spade. Luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Bene, partiamo con questo 8 di spade che secondo me ha un po' a che vedere con questo asso di spade che abbiamo, scusate, l'8 di bastoni, che ha a che vedere secondo me con questo asso di spade, con questa comunicazione che potrebbe arrivare. Fante di bastoni che avete qua alla fine e il matto. Sento che nel periodo estivo, ragazzi, qualcuno di voi potrebbe comunicare a questa persona, a questo gruppo, a quello che per voi è l'altra parte, una decisione, ok? Potrebbe essere un nuovo inizio, per qualcuno è il mi trasferisco, per qualcun altro, soprattutto se siete figli, se siete magari giovani, può essere la vostra decisione di andare all'estero a studiare piuttosto che di fare un'esperienza lontano da casa ed è un modo come un altro per staccarsi anche da questa guida che secondo me è abbastanza
forte. Se non avete più genitori in vita, è quella vocina dentro del padre che vi sgrida, se vogliamo, che vi dice puoi fare di più o cose di questo genere. È come prendersi una vacanza dal critico interiore. Andiamo a vedere 6 di spade. Abbiamo l'eremita. Sì, è come se doveste trovare la vostra verità, quello che funziona per voi, le vostre regole. C'è nel mazzo di Osho, l'imperatore viene chiamato il ribelle e viene rappresentato con le catene che si spezzano. Io sento che è un po' quello il senso. Rompere con le regole che ci sono già, rompere con i vecchi schemi, con le vecchie credenze limitanti. Infatti qui avete 6 di spade. Abbiamo eremita e 9 di spade. Sì, che cosa vi preoccupa ad agosto? C'è come qualche pensiero. Può essere legato al ce la farò da solo e se avessero ragione o cose per lo stile. Andiamo a vedere questo asso di bastoni. La torre, il 6 di pentacoli e un fante di pentacoli. Quindi diciamo che questa zona della lettura potrei quasi rivederla qua, o questa zona, diciamo questa, tutte e due le carte, ok? Perché c'è comunque come un quasi crollo di qualche cosa e poi c'è come un'azione per ripristinare l'equilibrio. E avete anche la temperanza da qualche parte, sì, qua. Sento che troverete il sistema, che studierete qualche cosa per ripristinare la situazione, per trovare un accordo comune. Ecco, un altro significato del Papa è quello del mediatore, quindi se c'è qualche questione tra voi e un'altra parte o un'altra persona, secondo me settembre può essere un buon mese per trovare un punto medio, per trovare un punto di incontro. Il 4 di pentacoli ce l'avete a ottobre e anche qui c'è il 4 di pentacoli, sono entrambe girate al contrario. 10 di coppe, è come se qualcuno si staccasse da una famiglia, da un compromesso, da un gruppo, per perseguire i propri sogni, la propria strada. Andiamo a vedere il fante di coppe, perché pare che a novembre potrebbe arrivare come, secondo me, queste coppe, queste nuove opportunità. Potrebbe esserci una proposta, potrebbe esserci come imperatore, giudizio e re di spade. Sento come dei nuovi progetti. Potrebbe essere una persona che voi conoscete da un bel po' di tempo, una persona che fa parte del vostro passato, che avete già conosciuto in passato, che effettivamente potrebbe proporvi una collaborazione. C'è una chiamata, una comunicazione o per qualcuno, ragazzi, potrebbe essere un risveglio spirituale, cioè il prendere visione di qualche realtà molto molto più grande di quella che avete visto fino ad adesso, di quella che magari qui con questa luna e con questo 7 di coppe non è troppo chiara. Perché qui giustamente avete anche la torre. È come se ci fosse un nuovo accordo a settembre senza fare troppi sforzi. Ho come questa sensazione, dopodiché c'è come una sorta, se vogliamo, non la sento proprio come una separazione, però più un distacco magari momentaneo, e a novembre arriva questa proposta di collaborazione, secondo me. Andiamo a vedere il 2 di spade. 10 di pentacoli di nuovo, ce l'avevate già qui, e 2 di bastoni. Io sento che si tratta di capire se stare o se andare, ragazzi. Non so se sia da una situazione ad un'altra, da una casa ad un'altra, da una nazione ad un'altra, da una relazione, un'azienda, un'amicizia ad un'altra, però c'è come una sorta di
passaggio e di necessità di trovare un punto medio, un punto di incontro tra voi e la controparte. Fatemi sapere se vi risuona poi. Bene ragazzi, andiamo a vedere qualche oracolo. Questi sono degli oracoli che mi hanno regalato. Sono degli dei induisti e di cui io disconosco il nome, ma trovo che le immagini siano bellissime. E sulla confezione c'è scritto di considerare ognuno di questi dei come se fosse un aspetto archetipico di un unico Dio. Visto che le culture e le religioni sono diverse, prendeteli con una mentalità aperta se non siete induisti, insomma. Bene, andiamo a vedere qual è il messaggio per voi. Allora, vi faccio subito vedere l'immagine. Se c'è qualcuno che conosce i nomi, scriveteli pure. La trasformazione deve cominciare da se stessi e se l'individuo cambia, la società si trasforma. Bene, andiamo a vedere un ultimo oracolo. Manifestazione, ragazzi, avete il mago. Io credo che questo 7 di spade possa anche fare riferimento alla luna più 7 di coppe. Perché effettivamente è come se capacità di ideare e manifestare ce ne fosse. C'è anche l'operatività di questo imperatore. C'era anche un re di spade da qualche parte qua, quindi le regole, l'essere caterpillar nel lavoro, ma siete Capricorno, è un po' vostro. E però quello che mi viene da dire è fate attenzione a quello che manifestate, perché in questo periodo il potere di manifestazione potrebbe essere piuttosto elevato. Io ho come l'idea che ci sarà entro la fine dell'anno il compimento di un risultato, il compimento di un ciclo. Qualcuno potrebbe, ecco, vi dirò un'altra cosa. Se per caso ci fosse qualcuno che ha dei temi con la compravendita di una casa, è facile che a settembre possa arrivare un compromesso. Guardate, sinceramente, potrebbe essere che il compromesso lo facciate, ma che in qualche modo ci sia qualche cosa di difficile e per cui non si riesca a concludere entro la fine dell'anno. So che qua avete il mondo, quindi è come se si trattasse di tempo per concludere le cose, però siccome qua guardiamo fino alla fine del 2026, vi dico, può essere che facciate questo contratto nel 2027. Ok, c'è un compromesso comunque, secondo me, prima della fine dell'anno, nel caso dobbiate vendere o nel caso dobbiate comprare casa. Amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video, per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail oppure potete farlo come autodidatti semplicemente abbonandovi al canale. Sia nel percorso individuale che nella sezione degli abbonamenti tratto il lavoro sulle credenze limitanti, però nella parte degli abbonamenti la formazione è un po' più vasta perché tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di kundalini, di alto e basso astrale, di come sviluppare i sensi psichici, la vista eterica. Insomma, è un po' tutto quello che io ho studiato e sto studiando in decenni di formazione personale e professionale e che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Tenete presente che sono 5, sono numerate e vanno viste in ordine cronologico di numero, ok? Bene. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro una seconda parte del 2026 splendida, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!